Buongiorno ragazzi, benvenuti a Dakar. Tira un'aria abbastanza fresca. Questo è il giardino dei nostri amici. È un quartiere che è cambiato tantissimo negli ultimi 7 anni. Ci avevano avvisato che avremmo trovato una Dakar cambiata ed effettivamente pensate che noi siamo passati davanti a questa casa dove siamo stati 3 settimane e non l'avevamo riconosciuta perché qua attorno ci sono tutti edifici nuovi. Allora, per spostarci ci hanno consigliato di utilizzare i taxi con questa applicazione Hitch. È la prima volta, l'ho installata ieri, vediamo se funziona. Ho chiesto un taxi che deve arrivare qua. Questo ci consente anche di non dover contrattare il prezzo dei taxi, che qua è una cosa a cui eravamo abituati. Però più o meno, a prescindere, se vuoi prendere anche poi un taxi normale, ti dà l'idea di quanto più o meno deve costare la corsa. Quindi eventualmente può servire anche per la trattativa come base di partenza. Abbiamo avuto la possibilità di scegliere anche tra aria condizionata e senza aria condizionata. Ho scelto senza aria condizionata, è fresco stamattina. Questi invece sono i taxi tradizionali. È arrivato, funziona. Adesso vediamo come funziona tutto quanto, come il resto, anche quella parte del pagamento. Andiamo all'ambasciata della Guinea. Se vi ricordate, qualche giorno fa abbiamo applicato online perché ora la Guinea con Acri ha il visto online e Visa, però non ci hanno mai risposto. Abbiamo pagato, è andato tutto bene, ma non abbiamo ottenuto nessuna risposta dopo qualche giorno ormai, e quindi vogliamo andare a sentire, andiamo a bussare alla porta perché sennò che si fa qua? Comunque praticamente ogni zona ha palazzi in costruzione, cioè ovunque, è incredibile. Allora ragazzi, il taxi ci ha scaricato proprio qua davanti e c'erano già davanti le guardie, quindi non ho potuto filmare, però vi dico che siamo già entrati, sono stati gentilissimi e ci hanno spiegato che il sistema non funziona e quindi è per quello che non abbiamo ottenuto niente. Quindi loro qua non possono fare niente, dobbiamo aspettare 1, 2, non si sa quanti giorni per ottenere il visto. Vabbè, intanto aspettiamo, tanto comunque noi dobbiamo stare qua. Ma adesso facciamo la seconda tappa, che è quella di andare al porto, che tra l'altro è un posto che anche questo conosciamo bene perché è proprio dove andavamo a fare tutta la documentazione per il trasporto del nostro camion in Sud America. E quindi andiamo al porto a far timbrare il carnet de passage. Questo è il ponte dove vendono un sacco di attrezzature per le macchine, tra cui una chiave del 32 che mi sono sempre pentito di non aver comprato. C'è ancora l'ufficio di Grimaldi qua, dove è iniziato il nostro viaggio in Sud America. Pazzesco. E tutti questi ricambi c'erano anche allora. Vendono tutte attrezzi per le auto, ma sono tutte cose usate, costano poco ma sono buone. Ragazzi, stiamo facendo una strada che noi abbiamo fatto diverse volte a piedi perché era tutta trafficata, tutta incasinata, e anche il signore ci sta dicendo che è un miracolo che non c'è traffico. E noi siamo venuti qua veramente tante volte, non facevamo i video, sennò sarebbero durati anni i video del nostro racconto dei documenti. Allora il taxi ci ha scaricato, ma in realtà eravamo dietro la ferrovia che ci separa dagli uffici dove dobbiamo andare, credo. Adesso entrerò per farmi stampare i 2 carnet, quello per la moto e quello per il camper, perché alla dogana secondaria dove siamo stati non lo facevano il suo lavoro. Questa è tutta una zona industriale, qua passano i container e qua si entra al porto e iniziano tutte le operazioni legate ai trasporti. Anche questo fa parte del viaggio, per noi l'ha fatto per settimane quando siamo passati qua. Il processo è stato semplicissimo, il signore ha messo tutti i timbri, stampi, ha ritirato un po' di carte, abbiamo dovuto fare un po' di fotocopie, però veloce, abbiamo messo 10 minuti. Adesso quello che vogliamo fare è andare a vedere un posto che è relativamente qua vicino, ci si può arrivare a piedi, che è una possibile alternativa eventualmente per il parcheggio. E dato che non sappiamo bene quanto dovremmo stare qua, potrebbe servire, non lo sappiamo, quindi andiamo a vedere. E qui abbiamo un po' di murales che sono anche particolari. Intanto sono fatti abbastanza bene, ma sono tutti simboli, sono comunque tutti raffiguranti personaggi che riguardano varie rivoluzioni in giro per il mondo. Che Guevara abbastanza riconoscibile. Siamo venuti a vedere dentro e ci sono anche questi viaggiatori tedeschi in questo Unimog, molto spartano ma bello, bello. E gli Unimog sapete che ci abbiamo un po' nel cuore, però non era il veicolo per noi questa volta. Ma questo non sembra un autobus, vediamo. Comunque qua naturalmente va pagato.
si paga non pochissimo, però adesso facciamo il giro per vedere se ci entreremmo. Eventualmente, se dovesse servire, sappiamo che possiamo venire qua. Il posto è bellissimo, c'è anche una bella spiaggia e guardate che uccello, gira attorno a quella piuma che probabilmente è la sua, lì attorno, guarda. Merci, au revoir. Da questo tassista ci siamo fatti portare a Place de l'Indépendance, che è il centro di Dakar. Ci siamo fermati alla banca perché dovevamo ritirare dei soldi e qua dentro abbiamo trovato un signore spagnolo che abbiamo conosciuto l'altro giorno allo Zebra Bar, che anche lui è venuto qua a fare altri documenti. Lo aspettiamo così andiamo a pranzo insieme. Questa è una zona di uffici, cioè qua c'è il business, ci sono le attività di ufficio e ci sono un sacco di persone vestite con la giacca, la cravatta, e ci sono i venditori che vendono anche le giacche e le cravatte. Nel caso arrivi qua in ufficio, te la sei dimenticata, te la puoi comprare dal venditore. E prima ne è passato anche uno che aveva solamente penne, evidenziatori, cancellini, tutti articoli di cancelleria. Il nostro amico tra l'altro è spagnolo, quindi possiamo parlare anche un po' spagnolo. E qua stiamo andando veramente, è tutto un mercato sotto questo porticato. Abbiamo trovato un ristorante ed è incredibile, mi sono reso conto che ci abbiamo mangiato 7 anni fa, a caso, totalmente a caso. Te lo ricordi? Io me lo ricordo. È di fatto un fast food, però è un fast food tradizionale, perché oltre a piatti classici tipo l'hamburger, in realtà ci sono pure dei piatti di riso, di pesce, di pollo, anche il tacos ci sono, pensa a te. Io ho preso lo shawarma al pollo. Io ho preso lo shawarma al pollo royal, pistolato. Completo. Comunque lui si chiama José e vive nella Murcia ed è un agricoltore che si è preso un anno sabbatico perché ha detto che l'anno passato non hanno raccolto niente per via del calore. Ci siamo fatti una bella mangiata, adesso proseguiamo il nostro giro qui nel centro di Dakar, facciamo 2 passi in questo casino e scopriamo che ci siamo persi anche pizza time. Dovrei comprare anche dei nuovi pantaloni e credo proprio che il prossimo passo sarà avere uno di questi. Mi piacciono un casino. Belli questi. Qui ragazzi la passeggiata lungo la strada è sulla strada, dove c'è anche il mercato. Qui ci sono le ciabatte ad esempio. È una cosa che si fa fatica, che di fronte a delle attività commerciali che non c'entrano niente, ci sono fuori altri venditori. Quindi tu non capisci se dentro il negozio cosa vendono in realtà. Anche questa è una strada dove vendono tutti articoli di elettronica, beh chiaramente non solo. Un sacco di cellulari, riparazioni, computer. Ragazzi, ci siamo fatti scaricare dal taxi non tanto lontano da dove abbiamo parcheggiato Valentino. Qui ci ricordavamo che c'era questo supermercato che è molto particolare, che pensate che qua, dato che ci troviamo abbastanza vicino all'ambasciata americana, vendono solamente prodotti statunitensi, ma non di marche statunitensi, prodotti negli Stati Uniti. Cioè, per assurdo, qua dentro potremmo trovare la Coca-Cola prodotta negli Stati Uniti, non qua, che c'è lo stabilimento, negli Stati Uniti. Dovete sapere che dentro questo negozio ci sono più impiegati addetti alla sicurezza che acquirenti. La roba costa tantissimo. Ed eccola qua ragazzi, la Coca-Cola. Adesso ne prendiamo una per vedere se è diversa, la voglio provare vicino a un'altra. Naturalmente c'è anche la Pepsi, per gli amanti di uno o dell'altra. Comunque il prezzo è di €1 più o meno. I fagioli rifritti, ripassati della Old El Paso. Questi ci riportano un po' anche in Messico, ma anche se questa era una marca tipicamente statunitense. Però c'è anche la Moregna. Ammazza, questi costano un botto, 1800. Questi costano 2000, sono €3. La Costegna, i Nopalitos. Questi sono prodotti che si trovano anche in Messico, però erano presenti in tutti i supermercati statunitensi. No, la cosa per i tamales. Ma credo che il top si veda qua, con le carni, con i tagli tipici statunitensi, tra cui la T-bone steak e poi vabbè carne anche un po' più tradizionali. E cos'è un'altra cosa che non può mancare? La cheesecake, ragazzi. Ci sono 2 fette che costano circa €5, una roba del genere.
E poi c'è la torta completa che costa in proporzione, costa carissima, però è proprio quella che c'era negli Stati Uniti nei Walmart. E ragazzi, nei Walmart si trovavano anche gli gnocchi de cecco. Qua costano 5 euro. Non ricordo quanto costassero negli Stati Uniti, ma non così tanto. Il reparto dei surgelati, ragazzi, sembra veramente in miniatura quello che c'era ai Walmart. Le pizze, i taquitos, questi chicken tutti fatti un po' strani. E guarda questo, il corn dog. Cosa c'è di più americano? Altra cosa molto americana, il purè dell'Idaho. Allora abbiamo preso le nostre 2 lattine per fare la degustazione, ma adesso dovremmo trovare una Coca-Cola locale. Sì. Vamos. Ragazzi, siamo tornati un attimo a casa che volevamo riposarci un pochino prima magari di fare altri 2 passi, ma abbiamo un problema. Qui abbiamo un danno alla zanzariera. Questa è l'ultima che ci mancava da riparare, però abbiamo i ricambi. On the road l'avevamo già riparata, cucita, fatta. Questa possiamo ripararla perché si può fare, o cambiarla perché abbiamo il ricambio. Intanto la cambiamo perché qua con le zanzare non si scherza, quindi bisogna risolvere subito il problema. È diventato di estrema urgenza. Anzi, poi faremo un video di come ci proteggiamo dalle zanzare, che qua in Africa c'è il problema malaria. Adesso devo disassemblare il telaio, bisogna svitare queste viti e allargare questi fermi, questi blocchi. Ci vuole un po' di tempo e un po' di precisione perché sono veramente super precisi questi telai, quindi mi ci metto di buona lena. Mi sposto qua fuori perché ho smontato i 4 pezzi. Qua dentro c'è dello sporco, quindi voglio pulire e evito di sporcare dentro, ma non solo, anche perché adesso qua all'ombra fa abbastanza fresco. Ho fatto molta fatica perché credo che in realtà questo non l'avessimo mai smontato e ho anche rovinato un po' uno di questi ferri che dovrei avere di ricambio, ma questi sinceramente non so dove siano. Me li avevano dati di ricambio, adesso ho capito perché, non avrei mai pensato che si potessero rompere. Cercando di tirare fuori questa staffetta ho anche un po' rovinato la parte interna di questa guida, quindi adesso la dremelo un po'. Questa è la parte interna, non si vede, ma la dremelo un po' in modo tale che non dia noia. Sono riuscito a montare il frame, è stato un po' un lavoro di martello. Girare con la pinza, mi ha dato una mano Papsar. Merci beaucoup. Ok. Merci. Rimetto sul tetto i ricambi. Alla fine non ho sostituito i due angolari. Nel frattempo li cerco perché secondo me tra un po' dovremo fare un lavoro del genere anche su altre zanzariere. Ma intanto metto via questi. Ragazzi, dovete sapere che mi è cascata la GoPro in mezzo al camion. Fare le riprese è una delle cose più complicate quando si fanno i lavori. Questa è la vista dal nostro portapacchi, del nostro parcheggio qui a Dakar. È finita la giornata lavorativa, vedo che stanno tornando tutti a casa. Tra un po' passeranno un po' di famiglie che portano in giro i cani. Ho rimontato la zanzariera. Adesso non entrano le zanzare, Luci. È stata più dura del previsto, ma ce l'abbiamo fatta. Mani sporche. Ho bisogno di una doccia perché fa caldo, però ce l'abbiamo fatta. Buongiorno equipaggio, benvenuti a bordo e bentornati qui a Dakar. Stanno passando tutte le persone che si stanno recando negli uffici circostanti e qua c'è un bel casino, c'è un bel po' di traffico a quest'ora, però generalmente la notte non è così male. Siamo in attesa dei nostri visti, ma ancora non si sa niente. Ho provato anche a chiamare ieri pomeriggio il nostro contatto all'ambasciata, ma non ha risposto. Dakar è una grande città, insomma, l'avete visto. Qui non è che destiamo questo grandissimo interesse, ogni tanto qualcuno si ferma, guarda, ma veramente tutto sommato qua sulla strada non abbiamo problemi perché non ci fanno caso a noi. Sembra proprio essere così. Probabilmente se fosse in un altro posto, il Senegal,
un paese più piccolo sarebbe molto diverso. Anche queste sono curiosità che magari si notano vivendo su un veicolo. Abbiamo deciso cosa fare. Vogliamo andare all'isola di Gorée, un'isola molto importante. Noi ci siamo già stati e ci teniamo a fare dei video lì. Partiamo subito. Siamo arrivati né più né meno dove siamo venuti l'altro giorno. Andiamo a sentire cosa ci dicono oggi, va. Ci hanno confermato dopo un po' di attesa che il computer non funziona e quindi dobbiamo tornare settimana prossima, detto lunedì, a posto. Ok ragazzi, siamo arrivati. Devo dire che questa applicazione funziona bene. Confermare che abbiamo pagato, ottimo servizio, salutiamo il tassista. E siamo arrivati al porto, qua dove si prende il traghetto per andare all'isola di Gorée, ed è proprio dietro alla piazza principale. Ragazzi, dovremmo aspettare un po' per il traghetto, tra l'altro non vendono ancora neanche il biglietto. Io sono venuto fuori a comprare un po' di bananozzi perché dentro al porto dove stiamo andando non c'è niente da mangiare, dovremmo attendere di andare all'isola e ci vuole un po' troppo tempo. Bene, siamo nella sala di attesa, ci sono stati un po' di bypass, di file, via discorrendo, ma adesso dobbiamo solamente aspettare il nostro traghetto, che dovrebbe, forse è già lì, non lo so, non si sa. Sull'isola di Gorée non ci sono auto, non si può prendere il traghetto e andare con l'auto all'isola, solamente a piedi. L'isola di Gorée è probabilmente l'attrazione turistica più importante di tutto il Senegal. E c'è tanta gente, anche delle scolaresche, ci sono un sacco di studenti e tutta sta gente sta salendo in questo traghetto, ma è piccolo. Questa qui è un traghetto che invece va in Casamance, direttamente, a quanto pare nella capitale della Casamance. Beh, ti evita di fare tutto il giro del Gambia praticamente. La traversata dura veramente pochissimo, però bisogna fare il giro dell'isola. Ed eccoci sbarcati, velocissimo. L'isola è assolutamente come ce la ricordiamo, se non che fa un po' meno caldo in questa stagione. Ma come per la spesa non si fa la visita a stomaco vuoto? No, io ho una fame, ho mangiato 3 banane ma ho una fame. Non so, se ne mi sta mettendo fame. Eppure il caldo dovrebbe fare il contrario. Ma non è così esagerato, è un caldo accettabile. Davanti al nostro ristorante c'è questo signore che vende souvenir, che c'ha un cartello interessante, dice che perché abbiamo questi prezzi bassi? Perché tanto abbiamo solo pochi minuti per convincerli. Quindi praticamente dice, vabbè, taglia i ponti subito e dà subito il prezzo più basso. Il nostro sandwich non è molto convenzionale qua, non lo prende nessuno, non sappiamo come mai. Infatti hanno mangiato tutti e noi stiamo ancora aspettando il sandwich. Ma tu No, là dietro c'è una signora che lo sta preparando, vedo che ha tagliato la baguette e poi lo sta riempiendo con le mani, sta riempiendo di tutto, non so. Le due ragazze qua dietro si sono mangiate un piatto enorme e sono arrivate dopo di noi. E questo sandwich deve essere veramente speciale. Sì, sì. Oh là, eccoci qua. Mega sandwich. Non so se è il caso di ordinarne già un altro. Bene, e adesso che abbiamo mangiato possiamo iniziare la visita all'isola. Tutti gli edifici che si trovano in questa parte dell'isola praticamente erano le abitazioni e gli uffici degli schiavisti. Qui dalla fine del 1400 fino al 1800 sono passati portoghesi, francesi, spagnoli, inglesi che si occupavano di vendere gli schiavi da portare nelle Americhe. E appunto qui da Gorée ne sono partiti veramente tantissimi, che provenivano naturalmente da diverse parti dell'Africa. Come si può vedere, queste erano tutte ville bellissime perché facevano un sacco di soldi sti schiavisti.
sono delle belle ville, ma ci sono anche delle baracche. Dovete sapere che a Gorée vivono permanentemente circa 2000 persone, che sono naturalmente tutte quante più o meno coinvolte nell'attività turistica. Bellissime queste opere d'arte, piene di colori ma di tanta creatività. Alcune sono fatte non solo con pittura di pigmento, ma anche con pezzi di stoffe. Guardate qua, queste sono tutte stoffe incollate e creano un sacco di disegni differenti. Qui camminando siamo arrivati in cima a questa collina dove si trova questo forte che è stato costruito per la seconda guerra mondiale. Qui si vede ciò che rimane dell'epoca della guerra, ma dovete sapere che qua sotto ci sono anche un sacco di bunker, di zone nascoste dove per tanto tempo, probabilmente ancora, ci ha vissuto della gente, senza acqua, senza luce, una roba terribile. Vedete, qua praticamente si va sotto nella parte che è stata costruita per la guerra e pensate che qua ci ha vissuto un sacco di gente, ma probabilmente ci vive ancora qualcuno qui. Qui ci sono anche forse delle forme d'arte postmoderna, però si vedono questi tunnel che appunto collegavano tutte queste zone dove c'erano i cannoni. Bonjour! Questa qua sotto è la moschea e questo è il momento della preghiera. Queste sono antenne satellitari con il cavo che va sotto al bunker. Chiaramente vivono lì e quindi hanno anche la televisione. E questo è un memoriale dedicato appunto a tutto quello che è successo qua sull'isola di Gorée per secoli. Credo proprio che una delle cose più incredibili di questo posto, questo preciso che stiamo trovando adesso, sono i sotterranei dove vive la gente. Credo che la quantità di antenne vi possa far capire quanto è grande qua sotto, quanta gente ci vive, perché sono tante le antenne, non è una sola. In questa zona bisogna stare un po' attenti a dove si cammina, perché c'è veramente un sacco di spazzatura e anche un sacco di vetri rotti, però da qua si riesce veramente ad avere una vista incredibile su Dakar, o meglio sulla parte del porto, poi da dove proveniamo, che è veramente importante, uno dei porti principali di tutta l'Africa. Questi sono dei condotti d'areazione e voi non potete vedere, ma esce un po' di fumo, ma più che altro si sente tanto odore delle cucine che sono qua sotto. Naturalmente non è che si può andare lì, non è un posto turistico. E qua su che si capisce bene perché era stato costruito questo posto. Guardate che pezzi di artiglieria pazzeschi. Ragazzi, questo è tutto ferro, tutto di ferro. Guardate che è veramente grosso, E l'arte qua coinvolge materiali di ogni tipo. Ci sono anche queste corna lavorate e dipinte. E queste sono, credo, delle giraffe e sono fatte con i tappi delle bottiglie, quelli di ferro. Devo dire che trovarmi qui in questo posto dove l'arte si mischia a questo stile di vita così particolare, a volte voluto, a volte non voluto, mi ricorda molto ciò che abbiamo visto a Slab City negli Stati Uniti, in California, vicino al Salton Sea. Guardate qua, l'arte che si mischia alla vita di tutti i giorni, ma arte con una creatività che appunto anche mi ricorda un po' quello che abbiamo visto in quel posto. Qui c'è una nave che è trasformata con tutti questi pezzi recuperati, c'è sta un po' di todo. Sembra una roba alla Mad Max proprio. Guardate qua la creatività, fatta con pezzi di telefoni, telecomandi, prese elettriche. Qui ci sono dei corridoi che portano nelle altre parti del bunker, però questo è più chiuso. E qui torniamo a camminare tra le vie della parte più bassa della cittadina dell'isola di Gorée. Qui siamo tornati in questa piazza che sta proprio dietro il molo principale, tutta sterrata, bellissima, dove adesso ci sono un sacco di bambini che arrivano dalle scuole. Questa è la scuola elementare e là in fondo c'è anche la scuola materna. Invece questo edificio, che ora è sostanzialmente adibito ad abitazione, sono tante abitazioni diverse ma un grosso condominio, in realtà era una scuola che è stata fondata nel 1900 e pensate che da questa scuola sembrano usciti diverse figure poi di spicco per la politica del West Africa nel 1900. Quest'isola è un posto decisamente particolare, è protetto dall'UNESCO, è un bene prezioso che ricorda la storia della nostra umanità.
Sfortunatamente una storia molto triste principalmente. Però vediamo che ci sono un sacco di edifici che comunque sono, per così dire, occupati, come questo, che comunque è un edificio molto importante. Questo è il campo da calcio, sempre qua nella piazza. Questo è sempre stato un po' il centro della vita dell'isola di Gorée e si vede anche dai palazzi che lo circondano. Qui dietro il campo da calcio, in stato di assoluto abbandono, c'è quello che era il palazzo del governatore, mentre questo qua in fondo era l'ospedale. Praticamente oggi il palazzo del governatore è un sito dove si può venire a fare un po' di urbex più che altro. Qui la cosa che si fa un po' fatica è che non riesci a capire se stai entrando dentro il posto dove vive qualcuno oppure dentro un edificio abbandonato. Questo è un posto veramente incredibile, guardate che palazzo. Comunque le Afraziz, che avevo imparato a conoscere in Marocco, non sono ancora sparite del tutto. E guardate qua quanti fiori e quanti frutti hanno. Ma ahimè, sono tossiche queste piante. Erzai. Il signore ci stava dicendo che questo fino al 1979, tra l'altro, era stato trasformato in un hotel. C'era un grande salone qua una volta. C'est moi qui garde la maison. Ah! Ouais. Si vous voulez monter, si vuoi aller voir là-haut. Ragazzi, guardate che scala. È tutta di legno. Non so se regge, ragazzi. Guardate come si muove. Là e là. Oui. Là e là. Dice di mettere i piedi, attenzione, perché non è che regge tanto, ragazzi. Tu non ti senti confidente? No. Si dice che appunto quando era stato trasformato in un hotel erano tutte stanze. Adesso sono tutte macerie e spazzatura. Qua c'è anche il pavimento. Il pavimento sembra, in questo caso, l'ho messo meglio. Questa era la sala da bagno, c'era anche la vasca. Ma adesso andremo a vedere e a toccare il punto che è probabilmente il più emozionante che si può vedere qui all'isola di Gorée, ovvero il punto in cui gli schiavi si imbarcavano per lasciare la loro terra, non rivederla mai più ed approdare, se gli andava bene, nelle Americhe. Pensate che da qui sono partiti più o meno un quarto di tutti gli schiavi che sono arrivati nelle Americhe. Beh, dovete sapere che durante il viaggio probabilmente ne morivano quasi la metà, però. Quindi era un viaggio terribile.